Ciao, ti do il benvenuto sul mio canale. Io sono Beatrice e sono molto felice che tu sia qui con me oggi perché siamo al giorno 5 del nostro percorso di 30 giorni in un ricettario VEG di calligrafia quotidiana. La parola di oggi è scava. Ma in che senso si potrà scavare parlando di calligrafia? Mettiamoci al lavoro allora e scopriamolo. Giorno 5. Scava. Come si potrà scavare semplicemente scrivendo con uno strumento? Oggi facciamo qualche riflessione sulle discendenti, quindi quei tratti delle lettere che stanno al di sotto della linea di base. Prima di iniziare, controlla innanzitutto la posizione, quindi schiena eretta, avambracci appoggiati al piano di lavoro, piedi a terra e niente gambe accavallate. Poi scegli una penna che ti piace, con la quale scrivi bene e infine fai un bel respiro. E vai che si inizia. Prima di iniziare a scrivere, come sempre, preferisco partire, no, in realtà non come sempre, ma spesso preferisco partire dall'illustrazione, perché l'illustrazione mi permette di fare un minimo di riscaldamento per la mano e questo mi aiuterà a scrivere in maniera più fluida, meno stentata e probabilmente a fare dei tratti più piacevoli. Allora iniziamo con il disegno. Questa ricetta ha come protagonista il sedano rapa. La ricetta in sé per sé è molto molto semplice, quindi non ho trovato delle fotografie che dessero un risalto adeguato a questo ingrediente, quindi ho preferito scegliere una fotografia, uno still life in cui si vedesse proprio il sedano rapa così come si trova. Visto che dobbiamo scavare, ho scelto l'ingrediente che si trova sottoterra. Quindi lo vediamo in questa fotografia sopra una vecchia bilancia, posizionato così, senza troppe pretese. Come sempre vi consiglio di cercare delle fotografie molto contrastate, perché se la fotografia è molto contrastata, quindi sono evidenti i bianchi e i neri, le ombre, questo rende più facile il disegno, anche se magari non siete degli esperti.
Ora che ho finito di ritagliare la sagoma del mio sedano rapa con la sua bilancia, voglio aggiungere degli altri elementi, quindi creare proprio una specie di collage. Quello che vedete in alto a sinistra è un libro molto bello di una scrittrice e illustratrice per bambini che si chiama Beatrice Alemagna, e mi piace molto la tecnica che lei usa per le sue illustrazioni, quindi voglio creare una cosa che si ispiri a lei. Mentre solitamente si ritaglia un'immagine per utilizzare quell'immagine, io ho fatto il contrario, cioè ho ritagliato l'immagine e mi sono conservata quella specie di cornice bianca che è rimasta dalla mia pagina di giornale, e la utilizzo per farla diventare una vera e propria finestra sul mondo. Quindi ho questo tavolo con il mio sedano rapa e vicino una finestra che guarda, che ne so, magari verso Oriente, verso Hong Kong, visto che ho creato delle barche che fanno un po' pensare a quelle che storicamente solcavano i mari vicino a Hong Kong. Se vi capita di dover disegnare qualcosa come questo, quindi in cui ci sono dei numeri, delle marche, delle scritte, cercate di avvicinarvi il più possibile a quello che state osservando, però non impazzite, nessuno mai avrà davanti una fotografia come ce l'avete voi nel momento in cui state disegnando, quindi nessuno farà il confronto, soprattutto in una situazione come questa dove nessuno ha ben presente nello specifico come si chiama quella marca o come è scritta. È chiaro che se riproducete il marchio famoso, può essere di qualsiasi cosa, le persone sono più abituate a riconoscerlo, ma in questo caso non fa nulla, anche se non è assolutamente identico. Questa volta inizio a scrivere a matita perché vorrei commettere meno errori possibile, visto che sul retro di questa pagina c'è l'illustrazione della giornata precedente. Quindi scrivo a matita e poi ripasserò con la stessa penna che ho utilizzato per la mia illustrazione. Per quanto riguarda la ricetta, il titolo è Sedano rapa dorato. È una ricetta che ho trovato su Instagram e sotto nella descrizione troverete la ricetta completa per iscritto e la persona che l'ha postata sul suo profilo. La parola di oggi è scava. In che modo possiamo scavare nella nostra scrittura quotidiana? Molto semplicemente nel momento in cui scriviamo delle discendenti. Le discendenti sono quelle lettere che hanno dei tratti che vanno al di sotto della linea di base, quindi ad esempio la G, la F, la Y e così via. Prima osservazione. Forse facciamo delle linee di scrittura troppo ravvicinate. Cioè c'è poco spazio tra una linea e quella successiva. Questo cosa comporta? Che le ascendenti e le discendenti si incrocino. Il più delle volte, a meno che non siamo molto bravi a gestire la nostra scrittura, questo incrociarsi delle linee la rende abbastanza brutta e tra l'altro la rende poco leggibile. Quindi se è possibile cercate di evitare queste sovrapposizioni.
Come fare? Ovviamente se il testo lo stiamo scrivendo ex novo, cerchiamo di controllare un pochino la nostra scrittura anticipando questi incroci, quindi magari facciamo una parola prima o due, iniziamo a controllare, magari a diminuire degli spazi o a aumentarli tra le lettere o tra le parole in modo da superare eventuali ostacoli. Seconda osservazione. Alcune lettere discendenti possono essere molto particolari e dare una certa personalità alla nostra scrittura. Io ad esempio amo molto la pancia della G, quindi tendo a farla molto grande. Questo in effetti è abbastanza pericoloso, proprio perché rischio sempre di incrociare con delle parole sotto, nella linea sotto. Però mi piace fatta così, proprio perché quando guardo un testo queste G sono tanto visibili. Quindi osservate la vostra scrittura e vedete se magari ci sono delle lettere che meritano una particolare attenzione. Un'altra osservazione, quindi osservazione numero 3, è quella su altre lettere che invece non sono discendenti. Io ad esempio faccio delle S, pur essendo delle lettere piccole, tendo a farle abbastanza grandi e quindi vado quasi un pochino al di sotto della mia linea di base. Questo serve per dare così un pochino più di personalità alla mia scrittura, anche se devo stare molto attenta perché rischiano di confondersi ad esempio con le F. Quarta osservazione, attenti alla inclinazione. Quando scrivi, cerca di scrivere, oltre a scrivere tutte le lettere sempre con la stessa inclinazione, a maggior ragione poni attenzione alle tue discendenti e alle tue ascendenti, perché sarà ancora più brutto vedere delle aste, magari non decidi di non fare delle pance, ma delle aste, e quindi di farle una volta inclinata, una volta diritta, un'altra volta inclinata dall'altra parte. Quindi cerca di curare molto l'inclinazione delle lettere. Visto che in questa pagina con la mia illustrazione ho creato un collage, per esempio una buona idea è quella di utilizzare una carta uguale anche nella pagina dove abbiamo il nostro testo. In questo caso poi io ho usato queste striscioline di carta perché non mi piaceva come ho scritto il titolo, ingredienti e preparazione. Dato che è un progetto che portiamo avanti per 30 giorni, non c'è il tempo anche per fare un progetto per quello che vogliamo fare. Poi diventa troppo, secondo me, alla fine troppo mentale, voglio che sia anche un pochino più intuitivo. Quindi a volte possono capitare degli incidenti, a volte sono fortuiti, a volte invece lo sono meno. E quindi vabbè, ci adattiamo a quello che succede, alle condizioni, ai materiali, a quello che capita e facciamo i nostri aggiustamenti cercando di ottenere il risultato che più ci piace. Però la cosa fondamentale veramente è divertirsi, rilassarsi, prendersi questi momenti come un momento di tranquillità, un momento per svuotare la testa e per poterci anche allenare in qualcosa che ci piace, che sia il disegno, l'illustrazione, la calligrafia, insomma veramente respirate, mi raccomando, questa è la cosa fondamentale. Ricordati di mettere un mi piace a questo video e iscriviti al canale, così non perdi nemmeno tutti gli altri. E vai a vederti anche quelli che abbiamo fatto per primi. Aspetto anche nei tuoi commenti di sapere se hai preparato questo piatto e come è venuto. E poi anche le tue osservazioni ovviamente, sia sul disegno che sulla calligrafia. Ti aspetto nei prossimi video. Grazie di essere stata qui con me oggi. È stato davvero un piacere. Grazie di avermi dedicato del tempo. A presto.